fatemi fare il simpatico de sta ceppa. Avete capito perché non andiamo al mondiale? Però quando guardavo la partita stasera e ogni volta che mi sono ritrovato a intrattenermi quando davanti al televisore giocavano squadre come il Bayern, il Barcellona, lo stesso Real Madrid, cioè il Real Madrid oggi ha perso, ne poteva prendere anche il doppio tranquillamente, ma, ma dalla sua... Cioè, oggi se andiamo a vedere uno dei migliori è stato comunque Neuer. Per farvi capire, in una partita del genere dove il Bayern vince con merito, comunque il Real non è che sta a guardare. Cioè, ragazzi, questo è un altro sport. Cioè, io ogni volta, e lo sapete, perché qua parliamo principalmente delle gare di Serie A, praticamente tutte o quasi, e nel 95%, anzi, devo dire nel 99%, non raggiungiamo mai questi livelli, ma mai nella vita, ragazzi. Questo è il calcio. Questo è il calcio. E da dove vogliamo partire? Dai, mo ci arriviamo. Prima, come al solito, se volete, vi invito a spolliciare per soddisfare l'amico algoritmo. Iscrivetevi perché v'ho beccato e ve lo faccio anche vedere. La metà di voi praticamente segue i video, li segue, non è che tu dici no, li segue, li guarda, si trova in qua, però no, non mette, non si iscrive, se segue il video, a te non cambia nulla e a me invece in qualche modo mi è di supporto, quindi fatelo, grazie, grazie davvero. Trovate poi tutti gli altri profili in descrizione, vi ringrazio perché di tanto in tanto facciamo anche delle live su TikTok, per cui seguitemi un po' ovunque. Parte finale, ovviamente diamo spazio anche all'Arsenal, che non l'avrebbe meritata la vittoria, mi sento di dire, perché quasi gli andava bene anche il... Vabbè, ci arriviamo dopo. Ci arriviamo dopo anche perché, perché sono state due gare completamente differenti. Anzi, da un lato so quasi contento perché, cioè, mi è capitato qualche volta di vedere, anzi, no, più di una volta mi è capitato di vedere due partite in contemporanea, però due partite in contemporanea di Serie A e le puoi seguire perché prevalentemente ti ritrovi a guardare lo Sporting Arsenal versione italiana, no? Dove che ci so, 3 o 4 occasioni da gol, facciamo 5, ma proprio se vogliamo esagerare in tutta la gara. E a questi ritmi puoi seguire le due partite, ma se becchi due partite, che ne so, appunto, Real Bayern Monaco su due device diversi in contemporanea, non riesci neanche a seguire, dico la verità, non riuscirei. Non riesco lo stesso, ma figurate, sarebbe pressoché impossibile perché davvero è inutile dire l'intensità, andava a 1000 all'ora, ma è proprio la qualità sotto ogni aspetto. Sotto ogni aspetto, partite che veramente possono. Avete visto come no, il Bayern sembrava ed era anche totalmente in controllo, eppure nel secondo tempo poi ha fatto vedere anche una grafica, ci sono stati 15 minuti in cui ha giocato solo il Real Madrid, cioè ci sono degli equilibri davvero sottili e in queste gare devi essere anche bravo un po' a massimizzare, secondo me. Cioè, da un lato vi vorrei dire che non l'abbia fatto il Bayern, ma allo stesso tempo vi dico, ma ha fatto 2 gol a Bernabeu e si porta a casa la vittoria. Cosa vogliamo chiedere di più alla squadra di Vincent Kompany, che secondo me ha avuto qualche fragilità difensiva, soprattutto perché Upamecano è stato forse nettamente il peggiore in campo, aveva praticamente mandato in porta Vinicius sul gol di Mbappé completamente addormentato, però ci ha messo una pezza tante volte Neuer, ripeto, a 40 anni Neuer sembra quasi nel suo prime, uscite sempre tempestive o sempre attento tra i pali, veramente una grande partita, ripeto, questo a sottolineare anche un Real che comunque anche sotto 2-0 poi non è che
è rimasto a guardare, ha avuto le sue chance, il Real le ha avute le sue chance. Quindi io non mi sento di dire che il Real ha fatto una brutta gara e che ha trovato, anzi, ha fatto una gara in linea con quella, con quella che ha affrontato col City. Per oggi il Bayern è stato superiore, cioè il Bayern è stato superiore, il Bayern incanta. Il Bayern incanta, lo fa non solo con i due giocatori che hanno segnato, che forse dal punto di vista del rendimento non hanno offerto la loro miglior performance, però con chi è che lo diceva? Sanchez, no? I campioni sono così. A Luis Diaz non puoi concedere nulla perché 1-2 via, ti arriva in porta. A Henry non puoi, sì, Henry, scusa, Henry Kane non gli puoi concedere al limite dell'area tutto il tempo di questo mondo per il tiro, perché lui calibra il destro e te lo lascia partire e te la mette là. Giocatore per me divino quando fa quella girata. È vero che va lontano anche un po' dal palo, ma quella girata, come si gira su se stesso, come si avvita. Giocatore per me divino, davvero, davvero. Io ho un debole per Kane, ho un debole per Olise, ho un debole un po' per tutti i giocatori che giocano davvero a un gran livello. Olise, anche lui, ragazzi, capacità di Kane, stavo dicendo di Kane, non mi ricordo quanti gol stagionali, ragazzi, sì, me l'ho salvato, ragazzi, non voglio fare disinformazione, quindi non lo dicono, ma numeri che, mamma mia, mi gira la testa. Olise o trova il gol quando si accentra o comunque trova sempre la giocata giusta sul secondo palo per un compagno. Ma quanta qualità, ragazzi, ma di cosa. Io ribadisco, resto quasi spiazzato perché poi sei abituato veramente a altri ritmi, a un altro contesto, altra qualità, altri sistemi di gioco, a un altro mondo e ti ritrovi a guardare una partita del genere e dici. mm, Ritorni all'incipit della gara. Assolutamente favorita adesso il Bayern, forse non solo per il passaggio del turno, devo dire a questo punto, perché se comunque giochi con questa facilità al Bernabeu vuol dire che hai personalità, hai forza, qualità, hai un po' di tutto. Però attenzione, mai dire mai perché il Real c'è un solo gol di differenza. È vero che si giocherà poi in Germania, però il Bayern oggi ha dimostrato di avere un livello davvero, davvero alto, davvero altissimo. Perché se ribadisco ancora una volta, una gara del genere contro Vinicius, Mbappé, di che parliamo? E poi una cosa fatemene dire, cioè anche il Real si può permettere di tenere in campo un diciottenne come Peters, di lanciarlo, uno che quante 24 presenze quest'anno, anche tantine mi sono andato a vedere. Cioè, lo fa il Real, perché non lo devono fare in Italia? Io sta roba impazzisco. Io sta roba impazzisco. È vero che ha fatto anche un errore grave, ma proprio quell'errore gli permetterà di maturare, no? Ma in Italia no, in Italia lo può fare, non lo possono fare in Italia, è una roba. Non lo può fare il Real Madrid col Bayern o col City in Champions, partite veramente ottavi, quarti, non lo possono fare in Italia mentre si gioca alla Coppa del Nonno. E vabbè, va così la vita. E switchando un po' sull'Arsenal, la giocata più bella io l'ho vista nel primo tempo, innanzitutto. Diomandé per Araujo, l'esterno e Araujo che prende la traversa. Bellissima giocata. È stata una partita, ripeto, non spumeggiante. Secondo me è l'Arsenal, tra l'altro, che non ti permette. L'Arsenal è un po' è un po' la squadra. Sembra molto italiana sotto tanti aspetti, con ovviamente più qualità. Con ovviamente più qualità. Però proprio questo mi permette di dire che non ce la vede una squadra che può arrivare fino in fondo e vincerla la competizione l'Arsenal, nonostante poi sia lì per andare a vincere la Premier League, quindi non è che stiamo parlando di una squadretta, però non mi dà la sensazione di potenza che ritrovo vedendo Bayern, Barcellona e compagnia cantante. Vedremo. PSG, che non nominiamo.
Vediamo un po'. Fatto sta che oggi mette anche una certa ipoteca, perché secondo me l'aveva anche un po' studiata per giocarsela al ritorno, no? È vero che c'erano anche delle assenze, pensiamo a Saka, come si chiama? Eze, in mezzo al campo, giocatore pure che mi piace da morire. Però le cose più belle me le ha fatte vedere lo Sporting per quanto mi riguarda. Anche nel finale di gara Catamo ha avuto un paio di situazioni. Secondo me la gara era lì per finire in parità. Forse ai punti qualcosa in più lo Sporting. Però lo diciamo, a questi livelli poi è la qualità che fa la differenza, la qualità di Martinelli. Devo dire che Martinelli, che è subentrato, ha fatto una bellissima giocata, il gol è per il 90% suo, poi bravissimo anche Havers, per carità, assolutamente, ma la giocata cruciale la fa Martinelli e niente, però cioè, lo Sporting il suo l'ha fatto in questa competizione, anzi. Lo Sporting non lo vedo così distante dal livello del calcio italiano, anzi, tutt'altro. E niente, questo è. Vediamo, una vittoria. Credo che in casa poi l'Arsenal non abbia problemi, una squadra tosta, ostica, però ho la sensazione, ripeto, che non riesca ad arrivare in fondo. Però poi sono proprio queste squadre un po' mine vaganti, no? Quelle che sanno anche sporcarti la partita all'avversario, come ha fatto l'anno scorso l'Inter, per esempio col Bayern. Ehm, vedremo, ma oggi non la metto certamente tra le mie papabili. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Nesco, noi ci becchiamo domani sera sicuramente per la partita di Champions. Se c'è qualche notizia prima interessante magari la commentiamo, ma sicuramente a domani sera. Un grande abbraccio da Neschio.